Perché ci piacciono così tanto le macchine? Che cosa ci troviamo di così bello e irrinunciabile in questi pezzi di ferro che più sono potenti e più ci affascinano? Perché passiamo ore e ore a morire di freddo nei nostri garage d'inverno o a crepare di caldo in officina invece di andare al mare d'estate? Perché quando compriamo una macchina restiamo impalati a fissarla da tutte le angolazioni e invitiamo altri cretini come noi a fare la stessa cosa, con la birra in mano a dire cose che la maggior parte della gente non noterebbe mai? Cosa ci spinge a passare tutto questo tempo a pensare a loro, alle macchine, ai loro motori, ai loro freni, ai loro assetti, alle gomme, a inventarci un modo per farle andare più forte ed essere più belle? Dovremmo salirci e usarle per andare al lavoro, per andare da punto A a punto B, risparmiando possibilmente carburante, in sicurezza, comodamente. Invece allarghiamo, alleggeriamo, pompiamo perché diventino più rumorose, scomode, pericolose, veloci. Che cosa ci dice la testa? Perché non riusciamo a stare senza neanche un giorno? Perché dobbiamo dirlo ad un amico e fargli vedere 100 foto al minuto delle nostre nuove modifiche, di quelle che sogniamo di fare o che abbiamo già fatto? Perché non siamo gli unici? Quell'amico fa la stessa cosa, torna a casa e ci pensa anche lui, parcheggia e si gira a guardarla, torna a casa ed entra dopo 10 minuti perché si è piegato a guardare la sua macchina dal basso, di lato, davanti e di dietro. Che succede quando incontri un'altra macchina sportiva per strada, che sia una coupé, una Spider d'epoca o super moderna, da 4 soldi o da 1 milione di euro? C'è qualcosa che ti fa girare il collo e ti gasa in maniera che non puoi controllare, ne sei schiavo. Quella persona che non conosci ha scelto quella macchina e automaticamente per te c'è una connessione, anche se non vi conoscete, vi volete già bene, oppure vi invidiate. Vorreste vedere chi dei due è più bravo a guidarla e se quel motore può stare davanti al tuo. Cosa ci spinge ad alzarci all'alba e guidare per migliaia di chilometri soltanto per andare a vedere altre macchine, provare altre strade, guidare su una pista per 50 volte ripetendo lo stesso circuito a caccia di mezzo secondo in meno? Non capiamo quando la nostra ragazza compra una borsa da 100 euro, ma noi ne spendiamo 5.000 per 4 molle e ammortizzatori, maledicendo ogni rampa e gradino della città in cui viviamo. Quanto abbiamo aspettato per arrivare al giorno della patente? Chi ha aspettato e chi non ha resistito. E quando si esaurisce la carica iniziale non ti basta più andare da solo. Vuoi vedere altre macchine nello specchietto che ti inseguono? Vuoi inseguirle tu lungo un passo di montagna guardando chi ha le migliori traiettorie e chi le migliori gomme? Chi ha saputo mettersi a punto meglio le sospensioni e l'erogazione del motore? Uscire in gruppo, ognuno con la sua macchina, è bellissimo. Quando ero più ragazzino, prima di lavorare con le macchine, senza internet come lo conosciamo oggi, invidiavo tantissimo i motociclisti che si ritrovavano in 10, in 20 e andavano a farsi il passo di montagna insieme. Chi più scarso, chi più bravo, chi con la moto da pista, chi con lo scassone da 2000 euro, si divertivano e stavano insieme tutta la domenica. Io ero fortunato se beccavo un paio di altri rimbambiti come me per vederci in un parcheggio e lamentarci di quanti pochi soldi avevamo da spendere in modifiche. Quindi, perché non creare uno strumento che aiuti tutti i nostri simili a trovarsi uniti, senza dover per forza passare sui social convenzionali che sono pieni di cose che non ci interessano? Qualcosa che gratuitamente e senza perdite di tempo ci permettesse di conoscere altri come noi, velocemente, che vogliono fare le stesse cose e parlare la stessa lingua. Così è nata l'app DriveMob. Che cosa serve l'app DriveMob? Cosa puoi farci? Prima di tutto puoi usarlo per farti i fatti tuoi sul divano, scorrendo solo immagini di auto e moto, scoprendo chi vicino a te ha i tuoi stessi interessi. È come un Tinder dei motori, dove invece che fare certe cose esci a guidare. Un misto tra Tinder per auto e moto, ma anche un Need for Speed Underground nella vita reale, perché una delle cose più fighe è proprio l'uso della mappa. Come nel leggendario videogioco, tu vai dal menu, entri in mappa e puoi vedere tutte le macchine online in tempo reale in quel momento. Che siano parcheggiate sotto al bar di casa tua o a centinaia di chilometri, sul passo dello Stelvio, sull'Etna, sulla Trento Bondone o sulla Cisa, potrai vedere anche chi sta andando in giro in quel momento a Madrid
Madrid, a Berlino o a Parigi, ovunque. Se vai in vacanza all'estero, con DriveMob potrai scoprire dove si annidano macchine e moto per andare a raduni o eventi spontanei anche in altri paesi. Per esempio, se tu vuoi uscire da casa tua e andarti a fare un giro con uno che ha una macchina figa, basta contattarlo e senza nessun impegno potete incontrarvi con una chat privata e una bacheca per organizzarvi, includendo quante macchine volete nella vostra zona. Se sei dall'altra parte della nazione e vuoi farti un giro, vai online in mappa, cerchi gli utenti in quella zona e vai a fare il mini raduno o la guidata insieme. Se ti rompi, vai offline e nessuno saprà più dove sei in un istante. Se sei sbadato e dimentichi di andare offline, l'app lo farà per te dopo un certo numero di minuti inattivi, ma soprattutto puoi impostarti una dark zone di raggio regolabile nella quale automaticamente entrando vai offline. Questo per proteggere i vostri garage, per esempio, così nessuno saprà mai il punto preciso in cui rimettete la vostra macchina dopo averla guidata. E a proposito di garage, tu puoi creare il tuo garage e selezionare una tra le tue auto o moto in modo che chi ti vede sulla mappa sappia quale delle tue macchine o moto stai guidando. Tantissimi appassionati, saremo 1 migliaio almeno. E spendiamo tanti soldi e tanti sacrifici per portarle sempre più avanti e tenerle con cura. Nel garage puoi inserire foto, registrare il suono del tuo motore, andare a curiosare nel garage degli altri virtualmente, mettere mi piace agli altri utenti, alle loro macchine. Questo basterebbe già ad essere l'app perfetta per noi appassionati, ma ci sono altre 2 cose che si possono fare. 1. Creare eventi DriveMob improvvisati o programmati, semplicemente puntando sulla mappa il luogo dove vi ritroverete tu e i tuoi amici con le macchine o le moto. Il navigatore si può agganciare direttamente al punto di ritrovo e la vostra macchina arriverà dritta dritta al raduno senza dover fare niente. 2. Creare una mob, un gruppo di utenti che si mettono insieme per crescere e creare eventi sempre più grandi. Nel tuo profilo apparirà il nome della mob che ti ha invitato a unirti e di cui fai parte. Se non hai ancora una macchina o una moto da poter usare con DriveMob non c'è problema, perché l'app funziona anche per chi vuole fare da zavorra a qualcun altro, oppure se sei un car spotter, un fotografo, hai un modo semplicissimo di allenarti a fare foto e video alle belle auto che troverai in giro sulla mappa. Tutti noi siamo felici quando fanno una bella foto alla nostra macchina o alla nostra moto. I car spotter hanno un profilo apposito che non è auto e non è moto, così tutti gli utenti sapranno quando c'è appostato un fotografo lungo un passo di montagna o fuori un raduno. DriveMob è di tutti ed è gratis, quindi puoi iscriverti anche con il tuo motorino, con il quad, con l'apetto e sicuramente troverai anche lì altri come te. C'è direttamente una funzione di ricerca per marca e modello, tu ci scrivi il modello dell'auto che vuoi individuare e ti verranno fuori tutte quelle che si sono iscritte divise per zona. L'app è appena nata, quindi sta a voi adesso. Giocateci, è il nostro regalo per voi appassionati.